Sono a disagio, ansiosa e un po' infreddolita, seduta qui con indosso il sottile camice dell'ospedale, in un piccolo ambulatorio uguale a tutti gli altri in questo corridoio. Dondolo i piedi seduta sullo scomodo lettino del medico. Tiro fuori il telefono e scrivo un messaggio a Hardin per tenermi occupata. Scrivo solo un ciao e aspetto. Per fortuna mi hai scritto, perché avrei aspettato un'altra ora e poi l'avrei fatto io. Sorrido. Non dovrebbe piacermi il tono prepotente di quelle parole, e invece mi piace. Sono dal medico, aspetto da un po'. Come stai oggi? Non essere così formale. Che ci fai dal medico? Stai bene? Non mi hai detto che ci andavi. Io sto bene, non preoccuparti, ma sono qui con Nate, che mi ha invitato a casa loro. Figuriamoci se ci vado. Non eri tenuta ad avvisarmi, ma avresti potuto. Sarei venuto con te, no? Non preoccuparti, sto bene da sola. Stai troppo da sola, da quando ti conosco. Non è vero. È arrivato il dottore, ci sentiamo dopo. Avvertimi se non tiene le mani a posto. Come sta? Bene. Ho visto i risultati degli ultimi esami e non c'era niente di preoccupante. Tuttavia, riguardando il referto della visita, ho concluso che la sua cervice è molto stretta e a quanto vedo è anche molto corta. Vorrei mostrarle cosa intendo, se per lei va bene. Nei successivi, interminabili 10 minuti, il dottore mi spiega nei dettagli le cose che conoscevo già. Sapevo a quale conclusione sarebbe giunto. Ci sono altre strade percorribili. Molti scelgono l'adozione. È ancora molto giovane. In futuro lei e il suo compagno potrete valutare le alternative disponibili. Mi dispiace, Miss Young. Senza riflettere, digito il numero di Hardin mentre torno alla macchina. Per 3 volte entra alla segreteria e mi costringo a mettere via il telefono. Posso cavarmela da sola. Ho già affrontato questa notizia. Sono nata così, dice il dottor West. Certo, è ovvio. Come mia madre, più mi sforzo di essere perfetta e meno ci riuscirò. Se proprio vogliamo cercare un lato positivo, almeno non trasmetterò a un figlio i tratti caratteriali che ho ereditato da lei. Ecco come funziona il mondo. Se vuoi davvero qualcosa, ti viene strappato via. È andata così con Hardin. Niente Hardin, niente bambini. Entro in casa di Christian e scopro con sollievo che non c'è nessuno. Poi mi sdraio sul letto e inizio a rammaricarmi. Ho la casa tutta per me e niente da fare. Nessuno con cui parlare. Nessuno adesso e neppure un bambino più avanti da amare e di cui prendermi cura. Ho finito la bottiglia di vino e intanto guardo un brutto film d'azione su un marine che si reinventa come Tata e poi come cacciatore di alieni. Era l'unico film disponibile che non parlasse d'amore, di neonati o di cose belle. Ti ho spaventata parlando di bambini, eh? Forse ti ho detto troppe cose insieme, ma me le tenevo dentro da 8 mesi e non ce la facevo più. Vorrei raccontare assurdi che ho in testa. Vorrei confessarle quanto mi piacciono i suoi capelli illuminati dal sole. Com'è bella sentirla mugolare di piacere quando addenta il taco. Vorrei raccontarle ogni cosa, fino a perdere la voce. Non è questo. E cos'è allora? Fammi indovinare. Avevi già dei dubbi sul matrimonio. Ora non vuoi neanche i figli. No, non è questo. Lo spero vivamente, perché sai benissimo che sarai la madre migliore del mondo. Non posso. Possiamo. No, Hardin, io non posso. Non puoi? È colpa mia, vero? Ti ho fatto qualcosa io, vero? No, tu non hai fatto niente. È dentro di me che qualcosa non funziona. Si passa la mano sul basso ventre e mi sembra di sentire prosciugarsi l'ossigeno nell'abitacolo della macchina.
Sento una stretta improvvisa al petto. Mi vengono in mente immagini di bambine con i capelli castani e gli occhi grigio-azzurri, bambini biondi con gli occhi verdi, tutte cose che in passato mi facevano venire da vomitare, e poi li vedo sparire, strappati via e gettati lontano, nel posto in cui vanno a morire le speranze. È possibile, insomma, c'è una possibilità remota, ma comunque ci sarebbe un alto rischio di aborto spontaneo. I miei livelli ormonali sono tutti sballati, quindi non penso che avrei mai il coraggio di provarci. Non sopporterei di perdere un bambino o di tentare invano per anni. Non è un destino che io diventi madre, tutto qui. Lo dice per farmi stare meglio, ma non mi convince. Se non fossi così stronzo la consolerei, la abbraccerei e la rassicurerei che andrà tutto bene, che non dobbiamo per forza avere figli, che possiamo adottare un bambino. Ma è così che funziona la realtà. Gli uomini non sono eroi della letteratura. Non cambiano da un giorno all'altro. E nessuno fa mai niente di giusto, qui nel mondo reale. Di qualcosa. Non so cosa rispondere. Tanto non volevi figli, no? Non pensavo che avrebbe fatto tanta differenza. Credevo di no, ma ora che mi è stata sottratta la possibilità, ti prego, puoi riportarmi a... Mi dispiace solo... Non importa, ti capisco. Il cuore mi chiede di consolarla, di pensare a quanto soffre, ma la testa è più forte ed è arrabbiata, non con lei, ma con il suo corpo e con sua madre. A un certo punto il silenzio si fa doloroso. Mi sento stringere il cuore e lei sta seduta lì a rimuginare sulle mie parole. Ma ora basta. Lei ha bisogno di me più che mai. Non si gira verso di me mentre accosto sul ciglio della superstrada e accendo le 4 frecce sperando che non passi la polizia. Tessa, per favore. Ehi! Sto bene. Non dovevi fermarti qui. Siamo in superstrada. Non me ne frega un cazzo, non ci sto con la testa. Tess, non rinchiuderti in te stessa di nuovo, per favore. Mi dispiace, non so cosa mi sia passato per la testa. Non avevo mai neanche ipotizzato di avere figli. E invece ecco che ti faccio soffrire. Anche tu hai il diritto di starci male. Non mi importa se non puoi avere figli. Cioè, non mi importa dei figli che non possiamo avere. Ti amo e sono un imbecille perché non ti ho detto le cose che avevi bisogno di sentire. Ho pensato a me stesso, come al solito, e ti chiedo scusa. Non mi è piaciuta per niente la tua reazione. Lo so, sono... Non avevo finito. Ho sempre voluto diventare madre. Ero come tutte le altre bambine che giocavano con le bambole, forse anche di più. Avere figli era molto importante per me. Non mi è mai passato per la testa che non potessi averne. Lo so, Per favore, fammi finire. In questo momento sento di aver perso qualcosa di fondamentale e non ho le energie per preoccuparmi della possibilità che tu dia la colpa a me. È giusto che pure tu soffra per questa perdita, ma non sono i tuoi sogni quelli che sono stati infranti. Fino a 10 minuti fa non volevi figli, perciò non mi sembra giusto che tu reagisca così. Torniamo a casa di Vance. Però vorrei entrare anch'io e stare con te. Per consolarti, intendo, come avrei dovuto fare prima. Devo parlarti. Ok, di cosa? Allora? Anche il mio corpo sta cercando scuse per non comunicare quella notizia a Hardin. Mi viene voglia di darmi al contempo una pacca sulla spalla e un pugno sul mento. Che ti prende? Il tuo cervello sta andando a 1000 all'ora. Possiamo andare fuori? Fuori? Perché? Voglio parlarti di una cosa in privato. Va bene, andiamo. Quando usciamo in veranda svaniscono anche quei rumori e resto sola con il frastuono dei miei pensieri e Hardin che canticchia sottovoce, distraendomi dalla paura per ciò che sta per succedere.
Spara. C'è una cosa che non ti ho detto e mi sta facendo ammattire. Devo parlartene adesso, anche se non è il momento giusto, perché devi saperlo da me prima di scoprirlo da qualcun altro. Cosa hai fatto? Niente di quello che pensi tu. Non sei stata con un altro, vero? No! Ho preso una decisione e non te l'ho comunicato. Ok. Allora non può essere niente di così brutto. Beh... Aspetta. Dimmi il perché prima del cosa. Il perché? Perché hai preso questa misteriosa decisione su cui ti stai arrovellando tanto? Ok. Lo guardo l'ultima volta prima di iniziare a parlare. Voglio osservare ogni centimetro del suo viso, fissare nella mente lo sguardo sereno nei suoi occhi verdi. Beh, ho preso la decisione perché abbiamo bisogno di stare lontani per un po' di tempo. E questo mi sembrava l'unico modo per riuscirci. Lontani, Ancora? Sì, lontani. Mi sento tuttora molto confusa e ho bisogno di stare un po' per conto mio, sul serio stavolta. So che lo diciamo sempre e poi finiamo per fare avanti e indietro da Seattle a qui e poi a Londra. E in pratica stiamo portando a spasso i nostri problemi per tutto il mondo. Sono proprio tanti i problemi che abbiamo. Litighiamo più spesso di quanto non andiamo d'accordo. Non è vero. Tecnicamente è letteralmente falso. Ti sembrerà che sia così, ma se ripensi a quante ne abbiamo passate, vedrai che abbiamo trascorso più tempo a ridere, a parlare, a leggere, a prenderci in giro e ovviamente a letto. Insomma, me la prendo comoda a letto. Risolviamo ogni cosa con il sesso e questo non è sano. Il sesso non è sano. È sesso consensuale, pieno d'amore e di fiducia, cazzo. Sì, ed è bellissimo e molto divertente, ma non dimenticarti perché lo facciamo. Non ti scopo solo per spassarmela. Lo faccio perché ti amo. E amo la fiducia che riponi in me quando mi permetti di toccarti in quel modo. Hai mai sentito nominare i segni di una relazione violenta? Violenta? Mi consideri violento? Non ho mai alzato le mani su di te e mai lo farei. Non è questo che intendevo. Mi riferivo al fatto che ci facciamo soffrire l'un l'altro di proposito. Non ti stavo accusando di violenza fisica. Ok, mi sembra chiaro che è qualcosa di molto più grosso di una stupida decisione di non venire a vivere a Seattle o qualcosa del genere. Tessa, ora ti faccio una domanda e voglio una risposta sincera. Non divagare, non pensarci su. Di quello che ti viene in mente quando te lo dico, ok? Qual è la cosa più brutta che ti ho fatto? Qual è la cosa più orribile, disgustosa che ti ho fatto patire da quando ci conosciamo? La scommessa. Il fatto che tu mi abbia ingannata mentre mi stavo innamorando di te. Se tu potessi tornare indietro nel tempo, cambieresti ciò che è successo, quel mio errore. No, non vorrei che non fosse successo. Ok. Qual è la seconda cosa peggiore che ti ho fatto? Quando mi ha impedito di prendere in affitto quell'appartamento a Seattle. Davvero? Sì. Perché proprio quello? Cosa ti ha dato fastidio in particolare? Il fatto che tu ti sia arrogato il diritto di prendere una decisione che spettava a me e senza comunicarmelo. Capisco il tuo punto di vista. Non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto parlarne con te anziché cercare di impedirti di andare a Seattle. Non ci stavo con la testa in quel periodo. Non ci sto neanche adesso. Però almeno ci provo. Piccola, ti sei messa in testa un'idea. O forse te l'ha messa in testa qualcuno, o forse l'hai vista in televisione, o forse in uno dei tuoi libri, non lo so. Ma la vita vera è difficile. Non esistono relazioni perfette e nessun uomo tratterà mai una donna esattamente come dovrebbe. Non sto dicendo che è giusto. Intendo solo che se io e te, e forse qualcun altro in questo brutto mondo, prestassimo attenzione a ciò che succede dietro le quinte, vedremmo diversamente le cose. Non siamo perfetti, Tessa. Io non lo sono. E ti amo. Ma neanche tu sei perfetta. Ti ho fatto soffrire molto. E ti ho ripetuto queste cose 1.000.000 di volte. Ma dentro di me è cambiato qualcosa. Te ne sei accorta anche tu? Ho paura che ormai sia troppo tardi. Abbiamo fatto troppi sbagli, tutti e due.
Sarebbe uno spreco arrenderci, invece di rimediare a quegli errori. Lo sai benissimo. Uno spreco di cosa? Di tempo? Non ne abbiamo molto da perdere. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Io sto per laurearmi e andremo a vivere a Seattle. So che sei stufa delle mie stronzate, ma egoisticamente spero che l'amore che provi per me... E tutte le cose che io ho fatto a te? Hai fatto qualche cazzata, come me, d'altronde. Nessuno dei due sapeva come affrontare una relazione. Tu pensavi di sì, perché eri stata con Noah tutto quel tempo, ma diciamoci la verità. Non è così semplice. E adesso ho bisogno di tempo. Allora hai deciso? Non vuoi vivere con me a Seattle? È per questo che sei così chiusa e non mi ascolti? Ti ascolto, ma ho già deciso. Non sopporto più questo tira e molla. Non solo con te, ma con me stessa. Non ti credo. Soprattutto perché ho l'impressione che non ci creda neanche tu. Allora, in quale quartiere di Seattle? Non è Seattle. È a New York, Hardin. Voglio andare... New York? Stai parlando di quella New York? O c'è un quartiere di Seattle che non conosco ancora? Tra una settimana. Quando hai deciso? Dopo Londra e dopo la morte di mio padre. E sono capace di vivere in qualunque città. Non ti azzardare a sminuirmi. Sminuirti? Tessa, sei 1000 volte più brava di me in tutto. Cosa ti fa pensare di poter vivere a New York? Dove abiteresti? Con Landon. Landon? Landon. Tu e Landon vi trasferite a New York? Sì, lui ci sarebbe andato comunque e... È stata sua l'idea, vero? Lo sapeva fin dall'inizio Hardin, e mi ha non è convinto andata che così. fossimo... Certo che è andata così. Porca puttana, voi due siete incredibili. Se guardi in sala da pranzo, dove Landon e Sofia sono ancora seduti a tavola, con un vassoio di dolci quasi vuoto, vedendolo arrivare con la mascella serrata e i pugni stretti, Landon cambia espressione. Hardin, Landon non ha fatto niente di male, è il mio migliore amico, voleva solo aiutarmi. Stanne fuori, Tessa. Ma quanto sei stronzo. Ti sei finto amico mio e poi mi hai fatto questo. Il cuore mi balza in gola quando Hardin attraversa la stanza e afferra Landon per la camicia. Volevi aiutarla portandomela via. È il caos, i due che continuano a strillare. Hardin alza il pugno ma Landon non batte ciglio. Grido il nome del mio amico e mi sembra di sentirlo gridare anche a Ken. Fissa il fratellastro, poi si gira verso di me, poi di nuovo verso Landon. Abbassa il pugno, si gira ed esce dalla stanza. Sono stata così egoista e solo ora me ne rendo conto. Negli ultimi 8 mesi ho rovinato i rapporti con tante persone. Sono arrivata al college innamorata del mio Noah, il ragazzo con cui stavo fin da piccola. E poi l'ho tradito. Più di una volta. Con Hardin. Ho stretto amicizia con Steph, che mi ha ingannata e ha cercato di farmi del male. Ho giudicato Molly e non era di lei che dovevo preoccuparmi. Ho lottato tanto per non perdere Hardin. Fin dall'inizio ho lottato per farmi accettare da lui. Né non mi voleva e più io volevo lui. Ho combattuto contro mia madre per difenderlo. Ho combattuto con me stessa per difenderlo. Ho combattuto persino con lui per difenderlo. Gli ho concesso la mia verginità ed era una scommessa. Lo amavo e quel momento è stato speciale per me, mentre lui aveva secondi fini. E dopo averlo scoperto sono rimasta con lui. E ogni volta lui ha tirato fuori una scusa più assurda della precedente. Ma non era sempre colpa sua. Per puro egoismo ho usato Z per riempire il vuoto quando Hardin mi lasciava. Lo baciavo, passavo del tempo con lui, lo illudevo. Ho usato la sua amicizia come arma contro Hardin. Ho perdonato Hardin un'infinità di volte, ma poi gli ho rinfacciato i suoi errori. Mi aspettavo sempre troppo da lui e non gli permettevo mai di dimenticare. Hardin è una brava persona, nonostante i suoi difetti. È buono e merita la felicità, merita tutto, merita la serenità e una moglie che lo ami e che possa dargli un figlio. Non merita giochetti e brutti ricordi. In questi 8 mesi ho patito le pene dell'inferno e ora sono da sola su questo letto.
Ho passato la vita a programmare, pianificare, organizzare e prevedere. Ed eccomi qui, senz'altro che progetti saltati. Progetti che non potevano far altro che saltare. Non so cosa ne sarà di me. Non ho un posto all'università, un luogo da chiamare casa, e non ho neppure più l'idea romantica dell'amore che avevo tratto dai libri, quello in cui credevo. Artin ha trascorso un'infanzia terribile per niente. Per anni si è scontrato con un padre alcolista e ha assistito a eventi a cui nessuno dovrebbe mai assistere. L'ho visto tentare di riallacciare i rapporti con Ken. Sta imparando ad accettare il suo passato e a perdonare la persona che credeva essere suo padre. Per tutta la vita non ha provato altro che rabbia, e ora che finalmente sta trovando un po' di pace, capisco che ne ha bisogno. Ha bisogno dell'amicizia di Landon e dell'amore di suo padre. L'ho visto cambiare profondamente da quel giorno in cui ho conosciuto il ragazzo maleducato e pieno di tatuaggi e piercing. Ora è un uomo che sta guarendo. Non beve più quanto prima, non mette più a soqquadro le stanze ed è riuscito da solo a trattenersi dal picchiare Landon. È stato capace di costruirsi questa vita, piena di persone che lo amano, mentre io ho distrutto ogni relazione che pensavo di avere. Ed è riuscito da solo a trattenersi dal picchiare Landon. È stato capace di costruirsi questa vita, piena di persone che lo amano, mentre io ho distrutto ogni relazione che pensavo di avere. Artin mi bacia sulla fronte e richiude la portiera della mia macchina. Ho fatto le valigie per la 1000ª e ultima volta e Artin si appoggia alla macchina e mi tira a sé. Ti amo. Per favore ricordatelo e chiamami appena arrivi. Ti chiamerò. Ricordati di salutare gli altri da parte mia. Li saluterò. Ma adesso sali in macchina, per favore. Non riesco più a fingere che mi stia bene. Sono una persona diversa e ho imparato a collaborare. Ma se aspetti ancora un po' mi verrà voglia di trascinarti in camera da letto e tenerti lì per sempre. Lo so. Grazie. Ti amo da morire, Tessa. Non lo scordare, va bene? Ti amo, Artin, e ti amerò per sempre. Gli appoggio le mani sul petto e lo bacio. Chiudo gli occhi, desiderando, sperando che non sia l'ultima volta che sento le sue labbra sulle mie. Anche adesso, mentre lo lascio qui e provo tristezza e dolore, continuo a sentire pulsare l'elettricità tra noi. Avverto il desiderio e la voglia di cambiare idea e continuare a vivere nel circolo vizioso. Mi stacco da Artin e lo bacio sulla guancia. Ti chiamo appena arrivo. Sta attenta.